Ogni tanto mi capita qualche cliente che crede che le possibilità dell'informatica siano infinite e questo da un lato mi fa piacere, ma dall'altro mi mette di fronte talvolta a delle sfide piuttosto intriganti, come quella che mi è capitata oggi. Il cliente infatti mi ha portato in studio un notebook piuttosto datato su cui gira Windows 11 anche con una quantità di RAM decisamente limitata. Questo notebook infatti aveva solamente 8 GB. Il problema è che la scheda video utilizzava della memoria condivisa, quindi andava a sottrarre ulteriore RAM a questi già risicatissimi 8 GB e in più ci voleva far girare sia 3D Studio Max che anche AutoCAD, per fortuna delle versioni un po' vecchiotte che avevano meno richieste in termini di risorse hardware. Insomma, dopo averci trafficato un po', siamo riusciti ad ottenere perfino un compromesso accettabile, che consente al mio cliente di portarsi in giro il suo notebook con soddisfazione, seppur naturalmente non è diventata una macchina velocissima. Ma ti racconto questo perché nel lavorare su questo notebook ho scoperto un programmino davvero molto utile che mi ha consentito di liberare una certa quantità di RAM e utilizzarla direttamente. Ed ora te lo vorrei presentare. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Se ben ricordi, tempo fa ti avevo presentato un programmino che si chiama MemRedact e andava a liberare una consistente porzione di RAM, restava in esecuzione automatica e lavorava praticamente completamente da solo. Ebbene, il programma che sto per presentarti oggi fa sostanzialmente le stesse cose, ma in più deframmenta la RAM e va periodicamente a svuotare la memoria di standby. Che cos'è la memoria di standby? Devi sapere che molti programmi che vengono caricati su Windows vanno ad occupare permanentemente alcune locazioni di memoria che si riservano per gli utilizzi futuri. Nel momento in cui questi programmi vengono chiusi, quella cosiddetta memoria di standby rimane sempre occupata e questo è un peccato perché è una memoria che viene allocata ma in realtà non serve a nessuno. Ebbene, tutto quello che fa questo programma è andare a svuotare la memoria di standby salvo restituirla ai programmi quando ne fanno richiesta, ma solo mentre sono in esecuzione. Inoltre pratica una vera e propria deframmentazione della memoria che porta ad avere una memoria più compatta e naturalmente molto più usabile, soprattutto quando, come nel caso del mio cliente, vanno in esecuzione programmi di grosse dimensioni che richiedono tanta memoria RAM. Andiamo ad installarlo. E come sempre la prima cosa che dovremo fare per procurarci il nostro software sarà aprire il nostro browser, va bene Microsoft Edge, Google Chrome o comunque il tuo browser preferito, andare sul nostro motore di ricerca. Nel mio caso utilizzo Google e all'interno di Google andremo a cercare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e, come al solito, andremo sempre a prendere il primo risultato, quello che si riferisce al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito e ci portiamo immediatamente nella sezione Downloads che puoi trovare qui in alto. Facciamo clic e nella pagina che si apre andremo a scorrere un po' più in basso fino ad individuare il nostro programma che si chiama Wise Memory Optimizer. Facciamo un clic sul grosso pulsante di colore azzurro per scaricare il file che ci interessa. Come vedi il file è molto piccolo e viene scaricato in brevissimo tempo e a questo punto dovremo semplicemente andare ad aprirlo cliccando sul relativo pulsante. Ed eccolo qui. Possiamo chiudere il nostro browser e fare doppio clic sul file di setup, che è l'unico file presente all'interno della cartella compressa, per aprire il programma di installazione. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema cliccando sul pulsante Sì e possiamo chiudere la cartella compressa. A questo punto andremo ad accettare i termini del contratto di licenza e faremo clic sul pulsante Avanti.
Lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo ancora su Avanti e ancora una volta su Installa. In pochi secondi il software viene installato sul nostro computer. Quello che dobbiamo fare è togliere il primo segno di spunta sulla voce che dice View the User Guide and Release Logs e lasciare invece il secondo, che ci consentirà di avviare automaticamente Wise Memory Optimizer una volta che avremo cliccato su Fine. Accetteremo nuovamente che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando su Sì. Ed ecco qui Wise Memory Optimizer, ma aspettiamo un attimo prima di utilizzarlo. Come puoi vedere, il mio sistema è dotato di 8 GB di RAM, esattamente come quello che mi aveva portato il mio cliente. Di questi 8 GB, 2,75 circa sono occupati da Windows e restano disponibili 5,4 GB di RAM prima di utilizzare il nostro sistema. Ma per avere una visualizzazione un po' più accurata, premiamo anche la combinazione di tasti Ctrl, Shift ed ESC ed andiamo a selezionare la seconda voce dall'alto, quella relativa alle prestazioni. In questo modo possiamo avere un grafico dell'utilizzazione della RAM che in questo momento è occupata al 34%, perché lo stesso Task Manager, questa gestione attività, evidentemente consuma un pochino di RAM. Ora, se Windows fosse un sistema ottimizzato, anche andando ad effettuare un'ulteriore ottimizzazione per mezzo di Wise Memory Optimizer, non dovremmo avere nessun vantaggio. Torniamo quindi al nostro programmino e premiamo questo pulsantino, questa frecciolina verso il basso. In questa voce, in questo menu che si apre, andremo a selezionare le due voci non selezionate, cioè svuota RAM in sospeso, e dopo averlo premuto nuovamente aggiungeremo anche deframmenta RAM. A questo punto avremo selezionato tutte le funzionalità che questo programmino ci mette a disposizione. Ma prima di utilizzarlo faremo ancora un'ulteriore modifica. Andiamo qui in alto su questa rotellina che si chiama Impostazioni, ci facciamo clic e andiamo a spuntare le voci minimizza in avvio rapido se esci, esegui all'avvio di Windows, ripulisci appunti durante l'ottimizzazione, controlla aggiornamenti automaticamente, mostra notifica dopo l'ottimizzazione, lo deselezioneremo e se lo ritieni potrai, come farò io, attivare la modalità scura per avere un po' più di consistenza con il resto del sistema. Lasceremo l'ottimizzazione automatica impostata esattamente così come l'ha messa lui e potremo andare finalmente a fare clic sul pulsante ottimizza. Ecco che sta lavorando e dopo un momentaneo picco di RAM vediamo che la RAM del sistema è scesa decisamente in termini di utilizzo e la differenza, come puoi vedere, è piuttosto importante già sul mio sistema che è dotato di 8 GB di RAM, che sono una quantità relativamente minimale per Windows 11, ma soprattutto tenendo conto che non c'era nessun programma in esecuzione. E veniamo al domandone finale, cioè dovrei utilizzare MemoryDuct o Wise Memory Cleaner? Ebbene, a questa domanda non esiste una risposta, o meglio, esiste la risposta che funziona meglio per te. Qual è quindi il mio consiglio? Il mio consiglio è di provare sia l'uno che l'altro, ma non installandoli contemporaneamente. Installa MemRedact, mettilo in esecuzione automatica come hai visto impostare nel video che per tua comodità ti lascio linkato qui in alto e fai tutte le tue prove monitorando la situazione tramite il Task Manager, quello che abbiamo visto avviamo con Ctrl, Shift ed ESC. Dopodiché disinstalla MemRedact e prova Wise Memory Optimizer con le impostazioni che ti ho mostrato oggi. Le due impostazioni tra i due programmi sono sostanzialmente equivalenti. Fai un po' di prove, controlla con il Task Manager e scegli definitivamente quello che va meglio per te. E veniamo a una piccola nota dolente, perché l'altra volta ti avevo presentato in pompa magna i titoli di coda del canale, in cui c'era il ringraziamento automatico a tutti
tutti quanti gli abbonati. Ebbene, come mi ha fatto notare Luca Ghibli, il suo nome mancava, ma non solo, mancavano tanti nomi, perché evidentemente questo sistema che ho creato un po' maldestramente non riesce ad accedere completamente al database di YouTube, e quindi mi scuso con tutti coloro i quali non hanno visto pubblicato il loro nome. Per rimediare ho pensato di modificare pesantemente i sottotitoli, come potrai vedere, in modo tale da ringraziare in ordine tutti quanti i membri della community. E a proposito di ringraziamenti, mi corre il graditissimo obbligo di ringraziare Sal Crusader e Augusto Bonanni per essersi abbonati al canale. Ma non solo. Voglio ringraziare anche Mike Leone, alias Giorgio Brusasco, l'uomo dalla doppia identità, Sandro Bosi, Alessandro Olmo e Davide Barraco per i loro super grazie. Vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto al canale e alla community. Ma voglio ringraziare anche te, che hai guardato questo video fino a questo punto, e detto questo non mi rimarrebbe altro che salutarti e darti appuntamento alla prossima, anche perché oggi è il mio giorno libero dalla dieta e quindi non sono costretto a mangiare questa barretta buonissima proteica, per carità, ma posso sfrasciare con cose vietatissime tipo questa. Vado a mangiare.